E ora metti da parte i pensieri e pensa solo a cucinare. Funghi con lenticchie in crema, velocissime, in padella. Funghi champignon. Inizio con lavarli. Lo so, i funghi non andrebbero lavati, però questi che compro al supermercato, che comunque sono pieni di terra, non possono lavarli. Taglio il gambo, li sciacquo, mettiamo i funghi e affetto anche un porro. Accendiamo un po' di olio nella nostra padella e i porri. E gli altri ingredienti sono lenticchie già pronte. I funghi si sono asciugati nuovamente e adesso posso mettere le lenticchie. Voilà. Dopo aver messo le lenticchie preparo una pastella con 3 cucchiai di acqua e un cucchiaio di farina. Mescolo. Ho usato farina integrale, ma va benissimo anche la farina 0 o 00. E adesso aggiungiamo una tazza di brodo vegetale, che sono circa 250 ml, alle nostre lenticchie. Come ho fatto a fare il brodo vegetale in 10 secondi? Con il granulato. Prezzemolo che avevo congelato. E l'ingrediente finale, la panna. Io userò una panna vegetale biologica. Sono pronti per essere accompagnati con riso, pasta o, secondo me, la perfezione, purè di patate. Ma andranno benissimo così, magari con delle fette di pane tostato. Perfettamente bilanciato sia il sapore dei funghi che delle lenticchie, del porro, è tutto amalgamato con la crema, molto buono. L'unico problema è adesso fermarsi perché devo preparare l'altro piatto. Lasagne bianche con i funghi senza besciamella. I miei soliti champignon e tagliamo i nostri funghetti a fette. I funghi sembrano sempre tanti, però poi quando li cuoci, una volta che perdono tutta l'acqua, spariscono. Morale della favola, i funghi non sono mai troppi. E mettiamo un po' di olio e prendo l'aglio dal congelatore. Questo è un ottimo salvatempo. Tritiamo l'aglio e poi lo congeliamo e lo spezzettiamo in modo da averlo sempre pronto. E appena inizia a soffriggere aggiungiamo i nostri funghetti dorati. Non vorrei far bruciare l'aglio e aggiungo il sale perché così i funghetti rilasciano tutta l'acqua e guardate quanta acqua stanno rilasciando. Quando l'acqua sarà completamente evaporata, i funghetti saranno pronti. Zazza, zazza, zazza. Ora preparo 250 ml di brodo vegetale e aggiungo panna. E mescoliamo con una frusta. E questa sarà la salsa per i funghi. Bene, adesso i funghi si sono asciugati abbastanza e verso la salsa. Mescolo, faccio cuocere per 1 minuto e poi spengo. E ora preparo la ricotta e la insaporisco con pepe e noce moscata e la ammorbidisco così con la forchetta, schiacciandola semplicemente. Adesso abbiamo i nostri ingredienti principali che sono la ricotta ammorbidita, la salsa e i funghi e ovviamente lasagne, che lasagne secche, però da mettere direttamente in forno. In descrizione ovviamente ci saranno tutti gli ingredienti, misura della teglia, tempi di cottura, tutto quanto. E iniziamo versando la salsa alla base, così non si attaccheranno le lasagne alla teglia. E facciamo un primo strato, di nuovo salsa
Ho preparato la salsa volutamente liquida perché, non essendoci sugo, sarà il liquido in cui cuoceranno le nostre lasagne. Ricotta, formaggio grattugiato e altro strato di lasagne. Quarto e ultimo strato. Ok, le nostre lasagne sono pronte, adesso le copriamo con un foglio d'alluminio, 30 minuti circa, 200 gradi. Dopo circa 30 minuti togliamo la parte dell'alluminio e lasciamo cuocere altri 10 minuti in modo che si asciughi completamente. Voilà. Veloci. Molto buone. La pasta è cotta perfettamente. Cotolette croccanti, non fritte, di funghi. Questa volta i funghi sono Pleurotus o funghi ostrica, che come al solito ho lavato e quindi devo asciugare con la carta da cucina. Taglio il gambo, la parte più dura. Devo dire che questi funghi sono praticamente tutto gambo. E facciamo adesso una classica impanatura con farina, uova, pane grattugiato. Sbattiamo 2 uova e intanto ho acceso il forno a 200 gradi, sta scaldando. E come al solito mi stavo dimenticando di condire il pane grattugiato, dove metterò l'aglio e prezzemolo e una manciata di pecorino o parmigiano. Mescoliamo, passiamo il fungo prima nella farina, poi nell'uovo e nel pane grattugiato e lo mettiamo direttamente nella teglia. Spruzzo con un po' di olio, 200 gradi per circa 30 minuti dovrebbero bastare. Ed eccoli pronti i meravigliosi funghi che adesso andremo ad assaggiare. Sono o non sono bellissimi, croccanti, invitanti? Questi sono assolutamente da mangiare appena sfornati per apprezzarli in tutta la loro meravigliosa croccantezza.